Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro, tendenze energetiche disponibili per lavoro ed economia del secondo semestre 2025. Abbiamo la carta dell'imperatore, amici del Toro. Di solito si parla di stabilità, di abbondanza quando c'è l'imperatore, di concretezza, ed è una carta anche che parla in un certo senso di lavoro duro, costante. Andiamo a vedere nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, trovate il link alla nuova pagina web dove trovate tutto quello che propongo, compreso il numero di telefono nella sezione dei contatti. Sempre in descrizione trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, c'è il link al video della promozione di giugno e c'è il link al video del workshop di inizio luglio sulla stesi identikit, dove vi insegnerò a fare un identikit preciso di un potenziale partner o persona, insomma, che possa arrivare nella vostra vita. Bene, andiamo a vedere. Ok, partiamo con il Papa e un 6 di Pentacoli. Abbiamo il Matto, Asso di Bastoni, abbiamo il Mondo. Wow, sono delle carte bellissime, amici del Toro. Sacerdotessa e Regina di Bastoni. Wow. Adesso andiamo a vedere carta per carta, cerchiamo un po' di capire qual è l'energia generale e dopo farò i vari esempi con gli occupati, i disoccupati, gli autonomi, gli investimenti, i soldi e via dicendo. Allora, partiamo da questo Papa. Io come ho avuto la sensazione quando ho estratto queste prime due carte che in qualche modo arriveranno contratti, arriverà qualche tipo di riconoscimento o ufficializzazione. Abbiamo un fante di spade. Sì, potrebbe essere che qualcuno finisca un certo percorso di studi in questo periodo e 4 di bastoni. Può essere che ci sia come... beh, potrebbe anche essere l'inizio di un percorso di studi, di un percorso di apprendistato, di un qualche tipo di maestria che andrete a sviluppare. Andiamo a vedere il 6 di Pentacoli. Abbiamo la giustizia, un'altra carta che ci parla di contratti e tra l'altro il 6 di Pentacoli è uno degli arcani minori della giustizia e poi abbiamo un 7 di bastoni. Wow, tutto mi dice che probabilmente qualcuno potrebbe anche iniziare una nuova attività con questo fante di spade. È più una carta che riguarda gli studi, se vogliamo, ma anche se fosse per esempio un lavoro con gli studi di settore avrebbe un senso, no? Potrebbe essere un lavoro o comunque qualche questione legata a delle statistiche, a dei numeri, mi parlano di finanza, quindi potrebbe esserci qualche cosa inerente al come investire, dove investire, fare un corso di consulente finanziario, per esempio. Andiamo avanti, andiamo a vedere il matto. 9 di coppe. E la morte. C'è come un lancio in avanti qua. Matto, asso di bastoni e mondo. Raggiungimento di un risultato. Qui abbiamo anche un bel 9 di coppe che mi parla di... Sinceramente ragazzi, con questa morte è come se smetteste di comportarvi in un certo modo. Difatti poi abbiamo una carta di azione. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. La torre.
sento come se qua all'inizio ci fosse un'energia ehm, di giustizia, come il voglio fare le cose come vanno fatte. Qui può essere che forse smetterete di essere così onesti e così corretti nei confronti degli altri, soprattutto se gli altri non vi danno lo stesso tipo di trattamento. Datemi una carta per la torre. 2 di pentacoli. C'è come una sorta di titubanza su come godere di questo contratto, di questa ufficializzazione, di questa promozione potrebbe anche essere per qualcuno. Cioè io credo che qua succeda tipo qualche cosa che neanche voi crediate sia possibile o fosse possibile. Se per esempio siete gli ultimi arrivati in un'azienda, per esempio, mai più vi aspettate che vi propongano un aumento di ruolo o un ruolo di responsabilità e invece potrebbe proprio essere così. Nel senso che io questa torre non la sento negativa, però è come se vi stupiste. Ecco, andiamo a vedere il mondo. 6 di spade. È come chiudere con un certo tipo di mentalità. Eh già, perché dopo, prima c'è la torre, dopo c'è il 6 di spade, come se la torre in questo caso vi distruggesse certe forme pensiero e quindi voi in un certo senso lavorerete quelle che sono le credenze il programma nel vostro subconscio, mi viene da dire. Vi ricordo che le credenze limitanti sono programmi che noi non siamo consapevoli di avere fino a quando non andiamo a scavare e a cercarle. Diversamente però non vuol dire che il fatto che noi ignoriamo la loro esistenza, che loro effettivamente non esistano e non lavorino. Sì, non lavorino. Nel senso che se io ho la credenza di, non lo so, non essere abbastanza, io posso sforzarmi fino alla morte per ottenere qualcosa, non lo otterrò perché io nel mio subconscio ho programmato il fatto che non sono abbastanza per ricevere quel risultato. Ok? Quindi bisogna proprio andare a cercarle, queste credenze limitanti, distruggerle, come abbiamo qui con la torre, e ricreare, diciamo, credenze, pensieri, modi di agire, di parlare che siano in allineamento con chi volete diventare. Ragazzi, il tema delle credenze limitanti lo spiego in modo super dettagliato nella sezione degli abbonati e se poi andate anche a dare un'occhiata al sito vedete che tratto anche il tema con delle sessioni individuali in modo che sia abbastanza veloce il cambiamento, ecco. Andiamo a vedere la sacerdotessa, abbiamo un 2 di coppe e un 5 di spade. Andiamo a vedere anche la regina a questo punto. 8 di pentacoli e 6 di bastoni, wow! Sì, qualche compimento, qualche risultato, il raggiungimento, la conclusione di un ciclo potrebbe anche essere arriverà. E poi sento che avete la regina di bastoni, è come se o sì, in qualche modo, attraverso il lavoro, attraverso lo sforzo, attraverso il darvi le regole, attraverso, questo non è da sottovalutare, il saper gestire le magagne al lavoro. Cioè, è come se sviluppaste in questo periodo quel non so che nel modo di comunicare, nel modo di parlare, che effettivamente può convincere gli altri, o comunque come se foste bravi a mediare tra, vi faccio un esempio, i vostri sottoposti e il vostro capo, piuttosto che mediare tra gli interessi della vostra azienda e gli interessi del cliente. Cioè è come se in qualche modo riuscirete a mantenere o a rendere le cose stabili, concrete. E avete anche un 6 di bastoni,
è una carta che richiama il successo ed è uno degli arcani minori del Papa, quindi io ho proprio la sensazione, ragazzi, che qui, anche se non la state aspettando, arriverà qualche bella sorpresa, qualche promozione. Adesso andiamo a vedere settore per settore. Partiamo da chi è senza lavoro e vi dico che sì, troverete un lavoro che sarà regolarizzato con un contratto e questo lavoro potrebbe anche trasformarsi o subito, magari è una collaborazione per dire se siete freelance, però potrebbe essere a tempo indeterminato già da subito o comunque avere tipo solo questo semestre come contratto a termine, tipo che vi fanno 3 mesi più 3 mesi e poi direttamente a tempo indeterminato. Perché succede, sapete? Succede che alle volte vi tolgano dal contratto a termine per mettervi direttamente a tempo indeterminato, soprattutto perché avete, come vi ripeto, queste doti come mediatore, queste doti di tener calmi gli animi, placare gli animi, far contenti tutti trovando la soluzione migliore, no? È come se fosse una delle vostre doti e questo sarà il vostro punto di forza, sento. Comunque ragazzi, devo dire che poi abbiamo anche di nuovo il matto, l'asso di bastoni e il mondo, come se ci fosse un nuovo periodo che inizia e un vecchio periodo che si chiude. Vi dico, potrebbe non essere semplice in alcuni momenti, soprattutto perché penso che potrebbe esserci una persona nell'ambiente lavorativo che insomma rompa un po' le uova nel paniere, però avrete tutte le doti, le capacità e la lingua necessaria per portare dalla vostra questa persona. Per quello che riguarda le persone che sono dipendenti, allora secondo me qui ragazzi o arriva un aumento di stipendio, un cambio di contratto, qualche promozione, cioè secondo me vi arriva qualche cosa di bello, di nuovo, può essere, vedo proprio il nuovo incarico, un nuovo ruolo, può essere che mi parlano di campagna, quindi può essere che dobbiate gestire una nuova campagna con un nuovo prodotto o un nuovo servizio. Per qualcuno vi dirò che potreste anche dover viaggiare o spostarvi in questa nuova mansione, in questo nuovo ruolo. E però devo dire che insomma ve la caverete egregiamente, ecco. Vi ho detto che avete delle doti, insomma, ben... è come se foste portati a guidare quasi un gruppo, mi viene da dire. E comunque lo vedo un buon periodo che va verso una maggior abbondanza e stabilità, nonostante ci sia questo nuovo inizio e si sa che i nuovi inizi un po' destabilizzano, infatti abbiamo anche la torre, però ve la caverete bene. Per quello che riguarda invece le persone che sono autonome, devo dire che anche per voi ragazzi o studierete un nuovo prodotto, studierete un nuovo servizio o inizierete a proporre il vostro prodotto o servizio in mercati nuovi, in settori nuovi o c'è come un, la aggiunta di un prodotto o servizio laterale a quello che è il vostro principale prodotto, insomma, qualsiasi sia la vostra mossa di espansione avrà successo. Avete anche un 6 di bastoni alla fine, ragazzi. Chiaro, c'è l'otto di pentacoli, bisogna lavorare seriamente. L'otto di pentacoli è uno degli arcani minori dell'imperatore e quindi c'è bisogno di costanza, c'è bisogno di fermezza, c'è bisogno di concretezza, di coerenza, però secondo me raggiungerete dei risultati notevoli. Si allargherà parecchio il vostro pacchetto clienti, secondo me. Per quello che riguarda la situazione economica, mm, allora, eh, da un lato sento che qualcuno potrebbe, grazie a questi nuovi contratti che arrivano, questo mi viene anche da dire nuova fonte di ingresso, perché se avete un aumento di stipendio ci sono come dei soldi in più, no? E qualcuno potrebbe sperperarli per dei capricci, ve lo dico.
Ci potrebbe essere come questa, ah, è arrivato un premio di X euro, boh, me li mangio tutti perché c'ho voglia, perché posso, perché è un mio diritto, perché me li spendo come voglio. Sento un po' come queste mani bucate che potrebbero esserci nel prossimo periodo. Però non sento che sia per qualche cosa di futile, cioè è un qualche cosa che andrete a comprare, ad acquistare che vi appagherà in qualche modo, mi viene da dire l'anima. mm? Cioè probabilmente è un desiderio che andrete a soddisfare che è da tantissimo tempo che avete. Ehm, per il resto, ragazzi, devo dirvi che comunque, nonostante tutto, la parte economica anche io la sento in crescita, eh. Magari non crescerà tanto quanto voi vi aspettate o tanto quanto voi vorreste, però questo nuovo ingresso, questo nuovo lavoro, adesso arriviamo anche ai progetti perché anche qui c'è roba nuova, però tutto mm, fa brodo, tutto fa in modo che voi aumentiate i vostri ingressi. E per quello che riguarda i progetti, secondo me anche qui c'è qualche cosa di nuovo. Io sento che qualcuno oserà fare quello che non ha mai osato fare. C'è come questa sferzata di energia che vi fa dire ok, mi butto in questa nuova avventura e vediamo come va. Anche perché siete abbastanza spalleggiati o dalla famiglia potrebbe essere, o da degli investimenti che avete già in atto, oppure appunto da questo aumento di stipendio, di ruolo, da questo denaro extra che arriva, che è denaro che arriva magari non tanto di più, non è come una ruota della fortuna che è una vincita abbondante, è come una somma di denaro che arriva in più, ma continuamente, ok? Quindi tutti i mesi. E per quello che riguarda invece gli investimenti, come vi ho detto all'inizio, ci potrebbe essere qualcuno che si decide ad avventurarsi in qualche tipo di studio finanziario, soprattutto se insomma avete già un buon gruzzolo e volete investirlo, reinvestirlo. Può essere un fondo pensione, può essere un reinvestimento nella vostra attività, per esempio. Per qualcuno si tratta di ristrutturare casa, però è come se doveste fare delle valutazioni e quindi iniziaste a masticare video, libri, informazioni sul tema finanziario durante questo semestre. Può anche essere che, per esempio, inizierete a parlare con un amico, con un familiare, con qualcuno vicino a voi che semplicemente si introduca al discorso degli investimenti e da lì inizi come la vostra testa a pensare, ma io cosa potrei fare? Come mi posso tutelare? Come posso creare un cuscino sul quale atterrare nel caso le cose non dovessero andare come io mi aspetto? C'è come questa sensibilizzazione alla parte finanziaria, se vogliamo. Bene, andiamo a vedere qualche oracolo, ragazzi. Ok. Analizza le tue interazioni e qua dice: controlla se sei una persona che si sta dando sempre agli altri, però che sente di essere desapercibida. Mi viene da dire trasparente o è poco valutata, cioè se sentite che gli altri invece non vi danno retta, non vi valutano o che comunque venite poco valutati. Se questo è il vostro caso, chissà sia perché la tua vera motivazione per essere tanto servizievole sia la ricerca dell'amore. Perché? Perché quando io faccio qualcosa per gli altri, un favore, un gesto d'affetto, un gesto d'amore, qualsiasi cosa, mi aspetto che gli altri me lo ritornino, non è italiano, però avete capito, me lo diano di ritorno. E non è sempre così, cioè nel senso questo è amore condizionato, nel senso che io do qualcosa
con la condizione, con la speranza, con l'aspettativa che torni indietro o la stessa cosa o qualcos'altro di pari valore. Obiettivo: esamina le tue interazioni con gli altri. No, scusate, esamina se le tue interazioni con gli altri ti lasciano con potere o senza potere. Quindi, se voi continuate a dare e non c'è niente che ritorna, vi lasciano senza potere perché date la vostra energia senza essere nutriti. Oh, che interessante, ragazzi. E tenete presente che anche qui avete il matto. Ah, fatemi vedere una cosa. Avete il matto. No, scusate, adesso devo vedere una cosa. Datemi una carta per questo 9 di coppe. Papa. Datemi una carta per la morte. Asso di coppe. Guardate, vi dirò che se avete dei figli, ragazzi, ci potrebbe essere qualche spesa in più per i figli, ma avete un matto, non siate ingenui, non date troppo, date qualcosa e poi vedete come l'altra persona, anche se è il figlio, vi ricompensa. Quindi può essere una ricompensa in denaro, cioè che vi restituisce il denaro che vi ha chiesto in prestito, piuttosto che una ricompensa di tipo fisico. Magari si mette a fare qualche cosa in casa al posto vostro o vi aiuta in cose dove voi non riuscite. Insomma, ci deve essere uno scambio, ok? Ok, andiamo a vedere un ultimo oracolo. Ullalla. Allora, abbiamo 4 mesi. Che interessante, ragazzi. Guardate, non c'entra niente, nel senso che io non faccio il tipo di lettura a livello mensile, però 1, 2, 3, 4 e qua sotto abbiamo la torre che è la caduta dell'ego e qui parla di 4 mesi. È come se adesso io sto pubblicando a giugno, le previsioni iniziano, diciamo che i movimenti energetici potete già iniziare a sentirli da metà giugno, soprattutto se siete dei primi giorni della prima decade, ma questa è una cosa che spiego nella guida di cui trovate il link qui sotto. Però comunque c'è come un lavoro sul ego e si ricollega comunque a questa carta il fatto di dare per ricevere qualche cosa in cambio è perché io, personaggio egoico, ho bisogno di sentirmi valutato, ho bisogno di sentirmi amato, ho bisogno di qualcun altro che mi rispecchi la mia carenza. Spero di non essermi attorcigliata con le parole e che sia chiaro. Fatemelo comunque sapere nei commenti, ragazzi. Adesso andiamo a vedere le altre 3 che erano uscite per curiosità. Qui abbiamo un tipo stanchezza professionale e vi parla di un ritardo esterno. Poi abbiamo precipitazioni, dicembre, come se entro dicembre dovesse succedere qualcosa. E poi alte responsabilità, ottobre. Magari questo aumento di stipendio, questo nuovo ruolo potrebbe arrivare a ottobre perché a causa magari di un ritardo esterno, se ve l'hanno promesso prima, e a dicembre potrebbe esserci come una precipitazione delle vostre idee, delle vostre aspettative. Tenete presente che il 5 di spade è una carta di ego, parla di qualcuno che bisticcia, che discute solo per aver ragione e questo probabilmente non vi porterà molto lontano, ma vi dirò, il trucco qui potrebbe essere non confrontarsi con gli altri, ma comportarsi da leader. Leader non è capo, ok? Leader è colui che guida con l'esempio.
invece di perdervi in io ho ragione, tu hai torto, si trova una soluzione. Ragazzi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita personale con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, mi potete contattare via mail o via telefono, che trovate comunque nella nuova pagina web. Diversamente, lo stesso lavoro io lo tratto anche nella sezione degli abbonati e sono divise per amore, lavoro, soldi, insomma vi spiego un po' com'è il lavoro sulle credenze limitanti. Inoltre in quella sezione ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, ci sono meditazioni per sciogliere i blocchi energetici, insomma date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici e vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questi ragazzi, io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!